Come passiamo dal sapere che c'è un problema nel modo in cui l'umanità pensa e sente per poi cambiare ciò? E ancora più importante, come riorganizziamo quegli impulsi? Questo è davvero il momento per apprendere come fare. Qual è la più grande espressione di me stesso che posso essere oggi? Cosa farebbe l'amore oggi? Come posso perdonare? Come posso donare in nuovi modi? Come vivrebbe la grandezza per una vita, un giorno? Se tutti intraprendessero realmente il viaggio, penso che gli effetti secondari di ciò che sarebbero cambiamenti incredibili, che alla fine si realizzerebbero nel mondo. E non si tratta di una persona sola, è una rete collettiva, una coscienza collettiva. Se arrivi a comprendere che il 95% dei pensieri della maggior parte delle persone sono abitudini, comportamenti e risposte emotive che sono automatiche in natura, come un programma, ed entriamo nell'inconscio e ricadiamo sempre in quello stato, quella stessa personalità che è praticamente programmata, allora devo diventare cosciente del mio sé inconscio. La maggior parte della gente nella propria vita vive in uno stato di stress, in uno stato di sopravvivenza. Non se ne rendono nemmeno conto. Si sono abituate così tanto alle sostanze chimiche e gli ormoni ad esse associate. Sono ossessionate dalle cose, dalle persone, dal loro corpo, dal tempo. Sono troppo concentrate, hanno una visione ristretta. Hanno un'abitudine, una routine che ripetono ogni singolo giorno, si alzano e fanno le stesse scelte, fai sempre le stesse cose e il tuo corpo è in modalità pilota automatico e ti sta trascinando in un futuro prevedibile. In base a ciò che hai fatto in passato, perdi la tua libertà di scelta per sottostare a una serie di programmi. La maggior parte delle persone pensa al proprio passato e quando fanno riemergere quei ricordi e sentono le emozioni, quel pensiero e quella sensazione sta condizionando il loro corpo nello schema di un passato familiare, qualcosa di conosciuto. Quindi qui, ora, abbiamo una specie di esseri umani che sono realmente connessi per poter coesistere e cooperare, per comunicare e per connettersi. Ma nella sopravvivenza, quando sei stressato, l'unica cosa che conta sei proprio tu. Quindi si assiste ad una rottura nella comunità quando le persone vivono in questo stato stressante, in questo stato di sopravvivenza. Pertanto ciò che vediamo in tutto il mondo è una malattia del corpo e della mente. È una disconnessione, è disordine. Cerchiamo di controllare e prevedere tutto nella nostra vita perché ogni persona, ogni oggetto, ogni cosa nella nostra vita che conosciamo è neurologicamente mappata nel nostro cervello. Quindi, come con l'attivazione, gli ormoni dello stress aumentano ed è come un temporale nel cervello. Il cervello inizia ad andare fuori controllo perché stiamo spostando la nostra attenzione verso tutte queste cose. Ma stai facendo una chiamata Zoom e stai ascoltando qualcuno che parla e si verifica una risposta simpatica. E ora il cuore batte forte nel sistema chiuso perché non ti stai sforzando. E quando spinge contro il sistema chiuso, il cuore inizia a battere in modo irregolare e le onde irregolari si annullano a vicenda. La persona sta sfruttando tutte le risorse, tutta l'energia del corpo e avvia un processo chimico perché c'è un pericolo, una minaccia nel mondo esterno. Ad oggi usiamo la medicina occidentale che fa molte cose per noi. Possiamo asportare una cistifellea malata, riparare un osso rotto, possiamo dare a qualcuno una trasfusione di sangue massiva in caso di emorragia. Ma ci sono altre cose che spesso non sembrano andare bene e noi non siamo del tutto capaci di guarire una persona. Penso che qualcosa manchi. Una delle cose fondamentali che va cambiata in futuro nella medicina è l'attenzione sul gene come soluzione ad ogni malattia. Se si guarda su cosa si concentra l'epigenetica, si avrà la comprensione che il gene è veramente subordinato al sistema esterno delle informazioni. Quindi, invece che al gene, dobbiamo guardare alle informazioni in quanto oggetto da decifrare, per così dire. Dobbiamo pensare ai sistemi di informazioni che regolarizzano le cose che vanno male. La mente è un dispositivo del cervello che interpreta l'ambiente e aggiusta la biologia. Quindi la nostra biologia, invece di essere controllata dai nostri geni, è controllata dalla nostra mente. Capito questo, ci si rende conto del potere che si ha di cambiare la mente, perché quando lo si fa, si cambia la propria biologia.
La scienza, intendo la scienza moderna, si sbaglia su due convinzioni. Ora gli scienziati stanno rivedendo i loro dogmi. Numero uno è che lo spazio che crediamo vuoto non lo è affatto. È pieno di essenza vitale, di materia vivente che dobbiamo comprendere. E mentre il numero due, il fatto, e di fatto si tratta, è che abbiamo esperienze dentro il nostro corpo che influenzano la realtà che c'è fuori di noi, per mezzo di quello che esiste nello spazio. Andando nei monasteri e nei conventi, parlando con gli indigeni, ho potuto guardarli negli occhi e potevo chiedere loro: quando avete compiuto questo miracolo, quando ottenete una guarigione, cosa avete fatto nel vostro corpo per farla accadere? E se non capivo, continuavo a chiederlo tramite il traduttore finché non ho compreso che creavano esperienze che producevano effetti nel corpo. La mia scienza non mi aveva mai detto che ciò fosse possibile o che esistesse. E ci tengo comunque a precisare che la scienza è valida, ci è stata ed è utile, però ma è incompleta. È stato il percorso che ho fatto che mi ha permesso di capire che mancavano dei tasselli. Lo capiamo solo oggi. Dobbiamo unire alla scienza la saggezza di 5.000 anni del nostro passato per una maggiore comprensione che ci riporta indietro alla questione fondamentale. È una risposta lunga a una domanda breve, ma ci riporta al fatto che oggi stiamo solo iniziando a capire che c'è qualcosa che possiamo fare nella nostra vita che ha un effetto non solo sul nostro corpo fisico e quello delle persone intorno a noi, ma influenza la realtà fisica del mondo circostante, e questo cambia tutto. Cambia tutto quello che noi occidentali crediamo di noi stessi. Ciò conferisce potere all'individuo. Se non abbiamo bisogno di niente al di fuori di noi perché siamo interi e completiamo noi stessi, significa che non abbiamo più bisogno di giudicare o di sentirci separati gli uni dagli altri. Quando mi sento connesso e completo, non ho bisogno di niente al di fuori di me. Questa è una specie di minaccia alla società odierna. Come uomo di scienza ho capito che per molte persone questa visione di se stessi e del loro mondo è molto diversa da quella a cui sono abituati. Ho compreso che esiste una curva di apprendimento, è un qualcosa che la gente, i nostri amici, le nostre famiglie, i nostri colleghi di lavoro non conoscono. E insomma, non è un argomento di cui la gente normalmente parla. E non si alzano al mattino dicendo: che sentimenti hai provato, che tipo di guarigione hai sperimentato, che sogni hai avuto nel fine settimana. Si parla di chi ha vinto la partita di calcio o chi ha vinto la lotteria. Ma questo è ciò che fa la differenza nella nostra vita, perché ogni giorno, che ne siamo consci o meno, viviamo esperienze fisiche che influenzano il nostro corpo e il nostro mondo. Voglio far parte di quella comunità che crede nella possibilità, che crede che siamo più grandi di quanto pensiamo, più forti di ciò che crediamo, più illuminati di quanto potremmo mai sognare. Siamo arrivati ad una formula semplice della coerenza cerebrale e cardiaca, che libera la mente delle persone e apre i loro cuori, e li conduce a quella porta di possibilità illimitate. L'effetto secondario di questa applicazione pratica della formula li porta ad un livello più alto di comprensione di se stessi e a una maggiore comprensione di ciò che è possibile.